Abbiamo scritto tantissimo per il gioco. È stata una storia travagliata. La storia di Cookie Cutter parla di un androide, un Denzel, che contiene al suo interno l'infuso di un'anima distillata di un essere umano deceduto. Questo infuso viene magitecnologicamente imbeddato dentro questi androidi e regola la loro intelligenza artificiale. Quindi un Denzel può imparare, provare empatia. Questo Denzel, che si chiama Cherry, viene costruito da la scienziata più brillante del mondo in cui abbiamo scritto la nostra storia. Quando all'inizio della storia lei viene arrestata, il nostro protagonista Cherry viene uccisa, fatta a pezzi dalla mega corporazione dei cattivi di Infonet, e qui iniziano le vicende. Cherry viene ricostruita da un meccanico chiamato Raz e allora dovrà cercare di trovare Shinji. È stata creata per amare Shinji? Un androide può realmente amare? Non si sa, ma tecnicamente la prima cosa che fa, che una volta ricostruita, è partire alla ricerca di Shinji per andarla a salvare. In realtà Wii Cutter parte molto prima, ha quasi 6 anni di sviluppo, sono stati 6 anni di sviluppo. 4 anni da solo con dei colleghi del lavoro, poi dopo 4 anni e aver preso un programmatore a tempo pieno, sono riuscito a fare un prototipo e trovare il publisher. Altri 2 anni di sviluppo e siamo riusciti a uscire con Cookie Cutter a dicembre dell'anno scorso. Io ho avuto il seme dell'idea, diciamo, poi ho fatto tutta l'arte del prototipo. Io mi sono occupato dei personaggi, delle animazioni, degli sfondi, della UI, tutto. Una volta che è arrivato il team, che abbiamo avuto il contratto col publisher, ho avuto un ruolo minore sull'arte, però ho dovuto imbracciare la direzione del progetto. Adesso ci siamo sciolti. Eravamo 14-15 nei tempi della gloria. Adesso siamo rimasti io, Bizzini il programmatore, Nicola Campo che fa musica, audio design e basta. Gli altri li abbiamo sciolti per adesso. Essendo indie, sai, tu non hai la solidità per mantenere uno studio continuativo, finisci un progetto, ne inizi un altro, specialmente in questo periodo dove comunque il mercato è saturo di videogiochi e di prodotti. Non riesci mai ad avere abbastanza carburante da tenere uno studio attivo, almeno io non sono ancora riuscito. Non mi sto muovendo in quella direzione, anche perché le idee non mancano mai, però idealmente ci vuole più carburante. Io ho sempre suonato punk rock. Avevo una band e suonavamo in giro per l'Italia e suonando mi accorgevo che c'erano queste ragazze che si chiamano Rude Girls, che erano delle skinheads, che a differenza di quanto si pensi al giorno d'oggi, gli skinheads non sono dei nazisti, hanno diversi orientamenti politici, nel nostro ambito erano anarchici o comunisti. E avevano questo taglio di capelli che si facevano allungare le basette dai lati e la frangetta e poi si rasavano. E queste tizie erano cazzissime, provavi a rompergli le palle e ti ammazzavano di botte. Ed erano bellissime, cattivissime. Per me era un territorio nuovo, che erano ai concerti. Mi piaceva quell'estetica tantissimo. Poi un giorno dovevo fare un personaggio per Unity, perché io sono principalmente un artista a Unity, residente in Brighton. Dovevo fare un progetto dove dovevo portare questo personaggio e ho disegnato Cherry e fu bocciata. Quindi il progetto nasce dal personaggio. C'avevo sto concept di sto personaggio tutto sghembo, tutto strano, e me la immaginavo scazzatissima, super downbeat, me la immaginavo molto così, con questo caratterino. E allora ho iniziato ad animarla. Il personaggio era scartato, l'ho preso e ho iniziato a fare animazioni per gioco. Al tempo stavo provando a fare animazioni 2D a tempo perso. E quindi ho iniziato a fare l'animazione di corsa, il salto, il primo calcio, il secondo calcio. E allora chiamavo i colleghi di Unity per dire: oh, ma montiamo una demo assieme, vediamo che cosa ce ne esce. Più montavamo la demo, più io continuavo ad animare, più dicevo: ma dai, che forse si può fare un gioco. Mi sembra che al tempo stavo giocando Odin Sphere, che è un gioco della Vanillaware. Mi ero reso conto che quello era tutto animazione 2D ed era una ficata di action RPG. Ho detto: cazzo, lo voglio fare pure io. Naturalmente non è venuto minimamente così, poi è venuta un'altra cosa. Anzi, sono molto contento perché
ovviamente era la copia di Sphere. Non è stato più un flex, è stata una voglia di mettersi in gioco, quella di fare le animazioni, non solo con i colori piatti, però farle con i chiaroscuri, i dettagli, i tatuaggi, e quindi ogni frame tu devi disegnare tatuaggini, i dettagli della gonna, il brillo dei capelli. Era challenging, però anche soddisfacente. L'animazione mi costava dalle 4 ore, quelle veloci veloci, alle 40 ore, quelle più impegnative. E alla fine della fiera mi ero reso conto che la cosa mi divertiva, per quanto fosse sfiancante, il risultato era figo. E allora una volta che c'era quello, ho detto vabbè, facciamolo tutto 2D perché è divertente, è super divertente, e in più sta venendo bene, perché no? Poi l'idea, sai qual era principalmente, dopo che abbiamo iniziato? Fare una roba tipo i videoclip di MTV degli anni 90. C'era questa animazione cartoon super grottesca, strana, con i colori saturi, mi piaceva quell'idea e si prestava molto tutta quell'animazione che stavo facendo, e tutti eravamo d'accordo che la protagonista non sarebbe piaciuta a nessuno. La scrittura è stata fatta da Raffaele Romano, abbiamo lavorato assieme per anni, abbiamo scritto il delirio, talmente tanto che poi ci siamo resi conto in produzione che non avremmo mai potuto fare tutto, e infatti il gioco si ferma al primo terzo di quello che abbiamo scritto. E allora abbiamo downscalato l'idea, abbiamo preso solo questa porzione e abbiamo presentato una parte di questo viaggio con una conclusione. Quando fai videogiochi ti rendi conto che non è tanto quello che vuoi fare, ma è quello che puoi fare. Perché poi tu hai tempo limitato, budget limitato, degli uomini con cui lavorare, e allora lì devi fare il meglio che hai con quello che hai. Pensare di poter fare una storia ed avere dietro la produzione di Tarantino, di un regista famoso, è facile. Ma poi quando ti trovi a dover realizzare la tua storia e a muoverti con i mezzi che hai, e allora lì dici ma io questo non lo posso fare, ma io questo non lo so fare, e allora sì, devi levare, ma non è un peccato, è interessante invece. Primo perché ti alleni veramente tanto a scrivere una storia efficiente. Una storia non è buona quando aggiungi tutto quello che vuoi, ma quando levi e quello che rimane non c'è più niente da levare. E in più, sai, attualmente la maggior parte dei giochi si muovono tutti sulla linea del Souls-like o del dark fantasy pixel art. Noi volevamo dei nemici del c***o, volevamo una storia che si avvicinasse di più alla narrativa urbana di Rick e Morty, dei cartoni animati che ci piacciono. Quando questi personaggi parlano si mandano a hanno delle esigenze umane e si muovono in un contesto urbano, mantenendo sempre una gran serietà sugli elementi che portavamo nella scena. E allora abbiamo fatto un Metroidvania, però con questa verve moderna, ci piace chiamarla Urban Tale, una fiaba urbana. Neil Gaiman, il mio scrittore preferito, lo scrittore di Sandman, non lo dice solo lui, ma io l'ho sentito dire da lui, che il trucco più grande che puoi avere nella narrativa è che se vuoi far empatizzare i lettori con il tuo personaggio, lo devi trattare male, devi fare in modo che lui riceva un'ingiustizia. Poi volevamo una storia, sempre perché ci piace Tarantino, basata sulla vendetta. Quindi volevamo creare un gran senso di voler vendetta sul giocatore, e allora abbiamo fatto succedere un'ingiustizia. E la seconda cosa relativa a questo è che l'ingiustizia viene da uno dei altri miei fumetti preferiti, Il Corvo di James O'Barr. Io sono un amante dell'amore. Oh, detta così suona. E per me la cosa più brutta che può succedere è quella di perdere l'amore, specialmente in certi frangenti. E allora abbiamo fatto succedere una cosa brutta, brutta, brutta a queste due donne che si amavano, per poi costruire questo crescendo che ti porta alla fine dove se giochi scopri che forse ottieni vendetta. E mia moglie non riusciva a vederlo, un paio di volte ha pianto all'inizio, a me mi è dispiaciuto, però serviva a quello. Siamo ispirati a tantissima roba degli anni 90, quindi tutti i fumetti della mia infanzia, Il destino di Kakugo, Fortified School, casino di roba, ma specialmente anche la musica degli anni 90. Molti dei pezzi del gioco vengono dalla musica, per esempio i Prodigy mi hanno aiutato a costruire l'idea dei Fuel Starter e del Sector 299, oppure il new metal come i Mudvayne, i Korn, gli Slipknot mi hanno aiutato a creare un'altra area del gioco. Come la vedo io, se sei un artista, o comunque come mi piace essere artista, l'idea non è copiare uno a uno qualcosa, per esempio il gioco di riferimento. L'idea è trovare il gioco, portarlo dentro, miscelarlo con i tuoi filtri interni e vomitare fuori qualcosa che ha quell'odore, no? E allora
ti posso dire tutte le referenze. Per quanto riguarda per esempio i giochi, Final Fantasy VII è il mio gioco preferito in assoluto di tutti i tempi. Secondo me il nucleo di tutto è Blame, il manga Blame di Tsutomu Niei. Perché infatti il mio pianeta si chiama Megastruttura e l'ho rubato da Blame. In Blame c'è questa megastruttura enorme che tu non puoi esplorarla perché a dismisura continua a crearsi. Il protagonista si muove all'interno di questa megastruttura orripilante, tetra, oscura, stupenda. E da piccolo mi ha fatto esplodere il cervello sta cosa. Quindi sì, l'idea del gioco è stato facciamo una versione cartoon di Blame. Quello era il seme. Poi ognuno di noi ci ha messo un suo flavor, poi è arrivato Tarantino, poi è arrivato Rick e Morty, poi sono arrivati influenze musicali, sono arrivate influenze visive e da lì abbiamo fatto, è diventato quello che è. Ho fatto tantissimi colloqui con i publisher. A un certo punto considera che il gioco era arrivato anche a Konami. Ho avuto una call con l'ufficio di Konami europeo, quello americano e quello australiano. Poi alla fine il partner giapponese l'ha buttato giù, non è andata. Però ho fatto tantissimi colloqui con tanta gente che era interessata al gioco, molti dei quali storcevano il naso, volevano cambiare questo e quello, e allora li ho scartati tutti. Quando poi alla fine ho trovato Rogue, ho capito che erano i partner perfetti. Loro volevano il gioco stupido come lo stavamo facendo, violento come lo stavamo facendo, pieno di amore come lo stavamo facendo e bizzarro come lo stavamo facendo. Ci hanno detto vai, dai tutto, non ti fermare in niente. Ero io quello preoccupato di come sta cosa finirà su Nintendo, fa vai tranquillo, vai che spacchiamo tutto. Quindi avevano proprio un'attitudine da super bro per questa cosa, no? Quindi mi sono sentito subito a mio agio con loro e loro hanno spinto il prodotto così com'è, non hanno voluto cambiare una mezza virgola, non si sono mai intromessi nel processo creativo. Molto spesso si demonizza l'idea del publisher, quando in realtà il publisher è un partner. Si parla di fare business quando si parla con un publisher. Io lo so che noi facciamo videogiochi e siamo artisti e non pensiamo a... Ma lo devi fare, per fare un videogioco c'è anche la parte di business e fare buon business vuol dire avere un buon partner, capire chi è, posso fare affari con questa persona e iniziare un rapporto che poi alla fine giova a entrambi, specialmente quando poi un publisher come il nostro ci ha portato su IGN, ci ha portato tanta visibilità su tante cose che altrimenti da soli non avremmo mai potuto ottenere. Io ho messo sui social ogni singola cosa da giorno 1 alla fine. Sono 6 anni documentati giorno per giorno di costruire il gioco. E attualmente su Twitter, sia su X, siamo 10.000. Cioè pian piano si è creata da sola grazie all'interesse stesso del sto facendo questo gioco. La gente arrivava, lo guardava, c'era un passaparola. Quindi diciamo che tutto è nato dai social e dal mostrare ogni singola, che non ho nascosto niente dello sviluppo, a parte la boss fight finale che l'ho nascosta fino a una certa, poi facevo vedere pure quella che ci stavo lavorando. Perché comunque al giorno d'oggi ci sono così tante informazioni e così tanti giochi che io per tenerti agganciato a quello che sto facendo devo essere quotidianamente là a farti vedere che lo sto facendo. Non è fatto in Italia tecnicamente il gioco è stato fatto in Inghilterra, remotamente da tutto il mondo. Comunque poi tutti gli sviluppatori c'è una grande diversità. Ci sono persone dalla Mongolia, ci sono canadesi, ci sono francesi, c'è tutto il mondo nel gioco. Abbiamo avuto Mark Thiel, lo scozzese, storico producer di Fallout Tactics, ha fatto il producer per Cookie Cutter. Avevamo un team in tutto il mondo abbastanza diverse, però in Italia ci hanno tutti snobbato. In Italia penso che avrò venduto 1000 copie di sto gioco, quando in realtà il boom l'ha fatto fuori, in America, in Giappone, in Italia zero. E la cosa un po' mi lascia l'amaro in bocca, un po' mi inorgoglisce. Non penso che il gioco abbia nessun tipo di impronta, di nessun tipo di nazionalità, e questa cosa mi piace un casino. È una storia sci-fi nel 10.348 in un pianeta lontano che non ha nessunissima impronta politica o sociale relativa alla nostra realtà. Un po' mi inorgoglisce, un po' mi rode il c***o, va sono in Italia, non mi hanno cagato di striscio. Sono in Italia, nessuno. Anzi, grazie tantissimo. E tra l'altro mo che esce su Switch e su queste console esce con tutti i dialoghi doppiati. Abbiamo fatto un casting con degli attori da tutto il mondo
Molto più figo tutto doppiato, è veramente figo tutto doppiato. Visto che ci siamo focalizzati molto sulla narrativa, è bello sentire i personaggi che parlano con degli attori che li interpretano veramente bene, sono contentissimo del risultato. Oltre le mie più rosee aspettative, il gioco ha una Metacritic di 8. Anche Reggie, il grande Reggie, ex di Nintendo, ci ha fatto uno shout out su Twitter. Io non ci credevo, ho dovuto controllare 7 volte il profilo per vedere se era vero. Insomma, è stato veramente soddisfacente. Poi è stato tradotto in 7 lingue, quindi vedevo gli streamer giapponesi, francesi, russi. È stato veramente emozionante. Però il processo è stato difficilissimo, proprio a livello umano, di risorse, della mia energia, della mia sanità mentale. Progetti nuovi a bizzeffe, ce n'è uno particolare che mi piacerebbe tanto fare, che è una specie di avventura grafica narrativa con all'interno una meccanica XCOM su uno degli elementi molto bizzarri di questa avventura grafica narrativa. Dice, come fai a già metterci un XCOM in mezzo? C'è un'idea del assurda, bellissima. E questo mi piacerebbe tanto fosse il secondo gioco su cui possiamo mettere le mani. Però intanto voglio vedere appunto come viene recepito Cookie Cutter adesso che esce, ci sarà un nuovo lancio su queste 3 console. Se viene recepito con interesse, con l'interesse che la gente mi ha dato già al primo lancio, c'è un'alta probabilità che a questo punto andiamo avanti con Cookie Cutter, perché ripeto, c'ho ancora un casino di cose da dire e tantissime voglia di farlo. On the side sto lavorando a nuove cose del progetto che continuamente posto sui social, armi, ambientazioni, personaggi, sto costruendo tanto, sto facendo tanta pre-produzione per quello che potrebbe venire dopo. E se questo è strano, il prossimo sarà troppo più strano, che c'ho un'idea super figa. Altrimenti Cookie Cutter, che mi piacerebbe tantissimo. Vediamo, voglio vedere come vanno le cose nei prossimi mesi, dopo il lancio. Mi piacerebbe un casino continuare la storia con degli aggiornamenti trimestrali, non lo so, dove ogni 3 mesi ti do una nuova area, un pezzo nuovo della storia, una nuova arma, una nuova boss fight, e continuo a tirare fuori il prodotto come se fosse un fumetto che esce in edicola. E tu continuamente, se ti interessi, vieni e continui la tua storia, continui dal tuo safe game, quello come va avanti il gioco. Sarebbe veramente figo. Qui stiamo proprio brainstormando magari non si può fare, però questo è quello che mi piacerebbe. Così tanto da, invece appunto di fare il 2 e il 3, continuare con aggiornamenti fin quando il gioco è talmente tanto grande che quando esce in copia fisica è il primo indie che esce con 3 dischi. Sarebbe fichissimo.